Ciao Pier, Sì, mi chiamo Steven, ti seguo Steven? Steven, sì. Steven, Steven, ciao Steven, ci siamo Ciao. già parlati. Sì, sì. Sì, Allora, ti seguo già da circa 2 mesi, mi hai cambiato la vita in tantissimi aspetti, sì, e comprendo. molto positivi. E io avevo una domanda riguardo alla reincarnazione. Sì, So che quando lo spirito abbandona il corpo, sì, certe persone decidono di, a secondo della loro missione, reincarnarsi poco dopo la loro morte fisica, dopo che hanno abbandonato il corpo, e altre molto più a distanza, come gli sì, Atlantidei, per esempio, che, come hai detto in un episodio di Karma Reincarnazione, decidono o hanno deciso di reincarnarsi proprio in questo momento sì. nell'era moderna. Quindi che cosa determina che una persona rinasca o decida di rinascere in modo più anticipato, più tardo? No, allora, noi quando siamo nell'aldilà non decidiamo nulla. Nell'aldilà noi perdiamo il libero arbitrio, cioè non abbiamo più nessuna possibilità di fare scelte e dobbiamo subire in maniera non modificabile gli effetti delle nostre azioni durante la vita. Quindi sono il bilancio che la legge e gli esseri preposti all'analisi o al giudizio del tuo operato che decidono il tuo destino. Quindi noi non abbiamo la possibilità, perché siamo ancora poco evoluti, noi non possiamo programmare una reincarnazione. Quindi nelle condizioni più primitive di spiriti poco evoluti, che è la maggior parte della società attuale, questo avviene senza nemmeno che intervenga qualcuno, avviene per automatismo della legge che misura la frequenza che tu hai e in base alla frequenza ti destina a una condizione di rinascita in base a come hai operato nell'incarnazione. Poi che tu ti reincarni subito o dopo secoli o dopo millenni dipende sempre dal karma che tu hai maturato, o nel positivo o nel negativo. Diciamo che ci sono dei casi, ad esempio nei casi di morte violenta, se tu non hai potuto adempiere perché è accaduto un incidente, non hai potuto adempiere al tuo programma di vita, se la morte è violenta ti reincarni subito per terminarlo, per completare. Oppure, ad esempio, le persone a cui sono stati espiantati gli organi, che vengono espiantati quando la persona è viva, perché gli organi di un morto non possono essere suscitati a nuova vita, quindi di fatto quando c'è l'espianto la persona viene uccisa, è viva, questo non viene detto. E siccome dal momento della morte lo spirito ha bisogno di 72 ore per assorbire dagli organi le esperienze che sono state fatte durante la vita, quindi se tu gli togli l'organo, mentre lui è vivo, quello è costretto a rinascere per rifare quelle esperienze che gli sono state portate via. Infatti, ad esempio, molti trapiantati di cuore si disinnamorano della loro famiglia e si innamorano della famiglia del donatore, perché in quel cuore, nel suo cuore lui se le perde, perché ovviamente se si è ammalato di cuore gli è stato tolto e quindi si va a perdere le sue esperienze e acquisisce le esperienze di quell'altro che è stato ucciso in realtà per mettergli il cuore a lui e quindi è attratto da quell'altra situazione. Quindi facciamo dei danni enormi a causa di questo. Quindi dipende tutto da quello che dice Gesù. Ecco, io vengo presto e renderò a ciascuno il suo salario a secondo delle opere. Quindi ciò che ci misura non è il nostro credo religioso, sono le azioni, dai loro frutti conoscerete chi sono.